Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della Vergine o ascendente Vergine, o per i più esperti anche Luna e Venere in Vergine. Andiamo a vedere come sarà questo mese di luglio 2025. Lo facciamo iniziando con una bella croce celtica dove vedremo tutte le dinamiche, poi andremo ad approfondire il tema dell'amore, delle relazioni, e alla fine del nostro viaggio insieme ti leggerò il rituale della buona riuscita affinché tu possa realizzare tutti i tuoi obiettivi. Allora, andiamo a vedere Vergine, luglio 2025. Vergine, luglio 2025. Vergine. Allora, energia generale del mese. La guida, che è questa, poi l'ostacolo, la sfida principale, poi le radici della situazione. Cosa ci lasciamo alle spalle? Cosa accade nella prima parte del mese? Cosa accade nella seconda parte del mese? Il tuo approccio, le influenze esterne, speranze o paure e l'esito finale, tendenza finale del mese. Allora, ragazze mie, ragazzi, facciamo un bel respiro profondo e partiamo. Energia generale del mese, la guida. Vediamo. Il 5 di spade, partiamo con una situazione un po' di tensione, no? La guida qua è come se ti dicesse, c'è una sensazione di conflitto, però c'è anche il bisogno di, questa è la guida, no? Di distaccarsi da dinamiche tossiche, mi dice, o da relazioni logoranti, cioè come se tu stessi attraversando una fase in cui hai compreso perfettamente che non vale più la pena combattere certe battaglie, soprattutto quelle mentali. Quindi il 5 di spade è anche una chiamata a rivedere la modalità con cui si è stati troppo severi verso se stessi, con il perfezionismo, con le critiche, con la lotta interiore. Quindi tutto in questo mese capirai che ci sono delle battaglie con la mente che non vale la pena proprio di combattere. Cioè, la mente la devi portare al servizio dell'anima. Tutto quello che andremo a leggere che comporta questo mese ti farà capire proprio questo. E c'è una... capirai anche che non vuoi essere più severa con te stessa, con la critica, ok? Quindi questo è tutto ciò e secondo me si prospetta una lettura interessante, perché quando lasci andare il bisogno di controllo della mente che ti giudica, eccetera, le cose si sbloccano. Vediamo qual è a questo punto. Sì, no, stavo pensando una cosa prima. Mi sono dimenticata, ti volevo dire un'altra cosa. Non mi sto ricordando, ce l'avevo sulla punta della lingua, non mi sto ricordando. Vabbè, adesso andiamo a vedere qual è l'ostacolo principale in questo mese, così che posso approfondire la lettura nel migliore dei modi. Allora, vediamo qual è l'ostacolo. Il 4 di denari è l'ostacolo, la sfida, guarda che ti ho detto, è il controllo. Il desiderio di sicurezza a tutti i costi, la paura di perdere ciò che si ha, oppure la paura di aprirsi al nuovo per paura di essere vulnerabili. Quindi potresti trattenere un po' le emozioni, anche le tue risorse, le energie, e questo crea stagnazione. Quindi datti. C'è la paura di perdere ciò che si ha, c'è la paura di aprirsi al nuovo per paura di essere vulnerabili. Vediamo cosa c'è alla base. La regina di coppe. Alla base c'è la regina di coppe, cioè tu, le radici della situazione, tu vuoi qualcosa di puro, di autentico, le tue emozioni sono profonde, c'è una carta di enorme potere ricettivo qua. Cioè il tuo cuore pulsa ancora per qualcosa o per qualcuno. Può darsi che ci sia anche una ferita antica, un amore profondo, forse un talento che è stato messo da parte, no? Quindi le radici della situazione parlano di una sensibilità emotiva molto profonda tua, che va riconosciuta e nutrita, ok?
La regina di coppe in questo caso è proprio la sciamana interiore, no? Colei che guarisce con l'accoglienza, la tenerezza. Questa carta ti dice onora le tue acque interiori, le tue emozioni, la tua intuizione comprensiva e le tue lacrime, mi spiego? Ok, vediamo cosa c'è, cosa ti lascia alle spalle. La torre, ci picchia, ecco perché. C'è stata una grande rottura, anche forse recente, perché abbiamo visto il mese precedente, no? Forse c'è stato un evento destabilizzante che ha abbattuto le vecchie strutture, può essere stata una relazione, l'abbattimento di una relazione, di certe convinzioni, di certe sicurezze, però ora che la polvere si posa, si apre la possibilità di costruire sulle fondamenta autentiche, cioè la torre è stata necessaria qui. Ciò che ha crollato ha liberato il tuo spirito. Quindi benedici il fulmine, perché ora sei più vera, più nuda, più potente o più nudo, mi spiego? Vediamo adesso, quindi partiamo da qui. Cosa succede i primi giorni, 10-15 giorni di luglio? Wow, c'è un bellissimo due di coppe qua. Qua vedo un incontro, che può essere anche un'alleanza, un amore che guarisce. Questo può essere sia un incontro sentimentale, ma anche un ricongiungimento interiore con una parte di te che avevi perso. Perché dopo la torre arriva il balsamo dell'anima gemella dentro o fuori o ambedue, mi spiego, e l'unione col tuo amante mistico che si può palesare nella realtà esterna a una grande percentuale di probabilità con una persona autentica. Cioè, l'amore, sei degna dell'amore, apriti, apri il cuore, qua c'è un po' paura di essere vulnerabile, apriti, ti dice, forse stai pensando a un dolore, a una vecchia ferita, apriti, ti dice, perché il tempo dell'amore è giunto. Qua la prima parte del mese è bellissima, mi spiego. Vediamo cosa c'è nella seconda parte del mese. E qua abbiamo un bellissimo paggio di denari, vedo nella seconda parte del mese nuovi progetti, oppure studio, oppure opportunità concrete. È una carta di ripartenza. Di ripartenza può trattarsi di un'idea lavorativa, di un'offerta che arriva, una proposta che nasce da ciò che hai imparato anche durante la crisi, che ti si proietta a te come un'offerta che ti viene fatta, mi spiego? Questo paggio vuole costruire, ti dice coltiva i tuoi semi che stanno germogliando, va bene? Ok. Come vedi, dopo una situazione di crisi profonda che abbiamo vissuto nel mese passato, nelle settimane passate, c'è un po' di tensione, no? Il 5 di spade ti chiede appunto, ci sono delle battaglie che non vale più la pena combattere perché tu vuoi essere autentica e qua te lo dice, nonostante ci possono essere dei ricordi di vecchie situazioni che sono andate distruttive, no? Qua trionfi. Vediamo adesso qual è il tuo atteggiamento. Il 3 di bastoni, stai guardando avanti, finalmente direi. Dopo tutto il dolore, l'apertura, questo è l'atteggiamento proprio tuo del viaggiatore spirituale che ha fiducia nei suoi sogni e nel suo futuro, mi spiego. Quindi c'è voglia di espansione, di crescita, di avventura, la tua visione si allarga. E qua mi viene in mente di chiedere aiuto ai tuoi antenati. Lo faremo dopo con le carte del drago immaginale, perché sei un momento di grande ricezione e apertura in cui il portale si apre per te ed è giusto coltivare, mi spiego. Quindi invocali i tuoi alleati avi, antenati, chiedi loro di mostrarti la via. Il tuo spirito vuole navigare in nuove acque. Ok? Ok, vediamo adesso cosa ti arriva dall'esterno in base a questa potentissima energia. Il giudizio c'è. Questa è una carta potentissima. Ciò che viene da fuori è un risveglio spirituale. Qualcosa o qualcuno ti richiama al tuo vero scopo, o una persona o un evento ti richiama al tuo vero scopo. Potresti ricevere per esempio una chiamata, una sincronicità, una rivelazione. È il karma che si muove, qualcosa anche dal passato torna per essere guarito o completato. Può essere una persona, degli eventi o ambedue, quindi qualcosa dal passato a livello esterno torna per essere guarito e completato. Quindi la tua anima sta rispondendo a una chiamata qui. Ti dice accogli il richiamo, anche se fa paura, stai rinascendo. Ok. Vediamo quali sono le tue speranze o le tue paure. Desideri creare, qua c'è l'imperatrice, desideri creare, desideri amare, desideri fiorire, però allo stesso tempo temi anche di non essere abbastanza. Abbiamo pubblicato il rituale dello yoga sciamanico per
debellare l'idea di non essere abbastanza, che è tutto frutto della mente. Ogni qualvolta, questo te l'ho già detto altre volte, pensi non sono abbastanza capace, non ho abbastanza titoli, non sono abbastanza bella, non sono abbastanza, non lo so, il non sono abbastanza vengono tutti dalla mente, perché tu sei l'anima e quindi sei tutto. Quando dici non sei abbastanza, è la mente, sai che c'è in gioco la mente che ti sta manipolando. Quindi qui temi di non essere abbastanza, di non aver tutto sotto controllo. L'imperatrice è la madre divina in te che vuole esprimersi, ma che teme il rifiuto o il fallimento, quindi la paura è legata all'autostima. Io ti consiglio di fare subito quel rituale del risvegliare il tuo potere occulto, perché in quella sequenza fluida, molti di voi lo so, l'hanno già fatto, lo dico per le ragazze nuove e i ragazzi nuovi, o di rifarlo in questo mese, perché speranze o paure c'è l'autostima. Quindi in quella sequenza ti metto, innestiamo la spada di luce e i cristalli arcobaleno, di una potenza incredibile, ok? Fai spazio alla creatività senza aspettative, ok? Vediamo qual è il risultato di questo mese, l'energia finale. Bello, abbiamo un 6 di coppe, bellissimo, è un ritorno all'innocenza, una riconnessione con il passato che non fa più male. Se qua abbiamo situazioni del passato col giudizio che tornano in qualità di persone, circostanze o eventi del passato che ritornano, tu li pacifichi. Pacificazione dell'immagine del passato. Qua c'è può essere un amore che viene da lontano, che ricorda, un amore che viene da lontano, forse è anche la tua bambina interiore o bambino interiore che finalmente si sente al sicuro. Perché il 6 di coppe è una carta di guarigione emotiva, di dolcezza, di semplicità. È come se la voce della tua anima ti dice sei tornata a casa, tornato a casa. Il viaggio ti ha reso più vera, più tenera, più pronta ad accogliere l'amore autentico. Questa io credo che sia una delle stese più belle che ti ho fatto negli ultimi mesi. Guarda te, sì. La stessa cosa mi è uscita per il toro, una stesa dove dico mamma bellissimo, bellissimo. Dopo la tempesta, la quiete bellissima, il risorgere. Questo è il mese in cui si chiude un ciclo karmico importante, ce lo dice il giudizio, con le cose esterne, no? E se ne apre uno nuovo, fondato proprio sull'amore, la semplicità, la verità. Ti liberi dal passato, torre, 5 di spade, ti apri all'amore, 2 di coppe, regina di coppe, abbracci la tua missione, il giudizio e torni finalmente a fidarti della vita. 3 di bastoni e 6 di coppe. Cioè qua è come se tu dicessi mi apro all'amore che guarisce, lascio andare il controllo, rispondo alla chiamata dell'anima. È bellissimo qua, ragazze e miei ragazzi, tra le stese più belle che ti ho fatto nell'ultimo anno. Sì. Vediamo un po' di chiarimenti, bellissimo veramente. Bello bello. Allora, vediamo su 2 di coppe, primi 15 giorni del mese sul 2 di coppe. Bello, la temperanza, c'è un grande amore qua per te. Può essere anche una cooperazione con qualcuno, l'incontro soprattutto con la tua parte divina, no? Spirituale, lo ierogramma interiore, le nozze alchemiche, e con una grande possibilità di manifestazione sul piano della materia, di una persona. Qua c'è proprio questo. La temperanza mi parla di comunicazioni, di bellezza, di guarigione, guarisci il tuo cuore, fluisce, è proprio bello. Vediamo il paggio di denari, seconda parte del mese. 3 di spade. Guarda, qua c'è un'offerta, una proposta che ti ricorda un vecchio dolore, può essere di lavoro, può essere nella vita pratica, materiale, ti ricorda un vecchio dolore o una chiusura vecchia, qualcosa che è accaduto nel passato che ti ha fatto male. Questa proposta che hai, mi può parlare di vari ambiti, ti può riportare a quel dolore lì. Però questa veste tu non combatti più le battaglie con la mente, ma siccome queste cose ti arrivano dall'esterno, sono per farti guarire, ok?
magari una nuova proposta di lavoro che ti ricorda una situazione andata male, o un invito d'amore che ti ricorda una situazione andata male, però vedi 4 di spade, a livello lavorativo credo, o un impegno d'amore, qualcuno vuole mettere impegno e ti ricorda una situazione andata male, però tu ti vuoi mettere il passato alle spalle e lo farai, risolvendo con le circostanze che ti arrivano all'esterno, capendo che tutto è un'immagine della tua anima. Sì. Vediamo un po' queste circostanze esterne con il giudizio. Con il giudizio. Wow, un asso di coppe. L'intorno a te o è un vecchio amore che rientra, giudizio asso di coppe, 6 di coppe, oppure è un nuovo amore che vi siete già conosciuti in altre vite, perché ci siamo tutti conosciuti in altre vite, no? Che tornano per essere compiuti, qualcosa si deve compiere. Intorno a te c'è grande amore, l'amore ti sostiene in questo mese, è una stesa bellissima. E mi ribadiscono e ti ribadisco che è tra le più belle che ti ho fatto negli ultimi mesi. Il 6 di coppe, energia finale, asso di bastoni, nuovo inizio, nuovo inizio, nuovo inizio. Un qualcosa di sorprendente, energia vitale, erotica, a partire da quell'innocenza bambina, no? I bambini sono molto erotici. L'energia erotica è l'energia procreativa, cioè crei sulla base di una rinnovata te. E la creazione, l'entusiasmo è tutto erotismo, i bambini ce l'hanno proprio di base, no? Questa energia procreativa. È una stesa bellissima. Io ti faccio un applauso perché te lo meriti, è così. Ti metto qualche oracolo, vediamo, prima di passare all'amore, ma anche qui ce ne hanno già parlato, Per la Vergine, abbraccio, cura, guarigione, guarigione, bellissimo. Un solo abbraccio guarisce più di centinaia di parole. Quando abbracci qualcuno per 108 battiti del cuore, le anime si uniscono e i cuori si fondono. Attiva la tua umanità, metti a tacere le preoccupazioni, calma la tua sofferenza e andrà tutto bene. Abbracciati, riempiti del tuo amore e se puoi condividilo. È un mese di godimento grazie a una guarigione che avviene a livello di cuore dopo questa torre qui. Io non so che cosa è passato, per ognuna di voi è diversa, ma questo è il mese in cui respiri e sei felice. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Andiamo nello specifico sull'amore, fammi vedere subito. Allora, andiamo quindi nello specifico sull'amore per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della Vergine. Anzi, mettiamoci le carte rosse, visto che mi hanno parlato d'amore, d'amore. Carte rosse per te. Come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi nell'amore? Luglio 2025, Vergine. Nove di denari, qua ci sei tu, Vergine. 9 di spade, le preoccupazioni che vedevo all'inizio. Guarda, 2 di spade, guarda quante preoccupazioni c'hai. Allora, qua ci sei tu, 9 di denari, 9 di spade, preoccupazioni antiche, vecchie rispetto alla relazione con l'altro. 2 di spade, che faccio? Un impasse della mente, mi apro? Non mi apro? Ho paura di farmi vedere vulnerabile, di essere vulnerabile? Memore quello che ho vissuto nel passato? Guarda come stai. Ok. Ma qua ti dice che tutto cambia. Andiamo a vedere. Qual è l'energia della persona che ti viene incontro in questo mese? 3 di bastoni, 8 di denari e il 2 di bastoni. Abbiamo una persona che probabilmente lavora fuori, oppure è una persona che si impegna molto. Qua c'è l'appeso. Questa persona può lavorare fuori o essere impegnata in delle questioni riguardanti altro dall'amore, va bene? Non riguardano te. Però è come se volesse strategicamente fare delle cose, no? 2 di bastoni perché? Cavallo di denari, questioni che riguardano il lavoro o la vita pratica possono far temporeggiare qualcosa. È una persona, il diavolo, ambiziosa per quanto riguarda le questioni lavorative, personali,
Ok, queste sono le due energie. Vediamo alla fine cosa succede per te in amore, visto che qua mi hanno messo tanti assi, il 6 di coppe. Cosa succede alla fine in amore per te, Vergine? Eccoli qua di nuovo, regina di bastoni, 6 di denari, eccolo qua, l'asso di coppe. Mentre tu sei indaffarata a essere magnetica, magnetico, bellissima, a prenderti cura di te, a essere molto magnetica sulla scena, molto corteggiato o corteggiato, sarai vista o visto più del solito, qua abbiamo una persona che ti osserva, un bellissimo asso di coppe, l'amore si compie. E la situazione inizia proprio nella quotidianità. Ti sentirai amata o amato, vista, visto, riconosciuta o riconosciuto nel tuo valore, e si apre la voglia di dare questo amore. Asso di coppe, assolutamente sì. Nonostante un po' di remore tue, però sì. Vediamo energia positiva per te in amore. È la giustizia. Te l'ho detto, quando esce la giustizia in amore, è un amore vero. La giustizia ti rende giustizia, l'amore che meriti. C'è in questo mese. Eccola qua. Eccola qua. E qua abbiamo il diavolone. Eh sì, si sistemano anche questioni legate a delle dipendenze, a cicli karmici. Si chiude con la giustizia e il diavolo che abbiamo visto prima, un ciclo karmico molto doloroso. Energia negativa. 6 di bastoni. Può essere che tu all'inizio possa non riconoscere l'esito con questa persona, tant'è che stai nel tuo, ti fai corteggiare, quindi 6 di bastoni è il successo, l'esito, no? Poi non riconosci, ma avrà successo questa relazione, non avrà successo, che faccio, che non faccio? Asso di coppe, sì. Ok, sì. Te l'ho detto e così sta. Allora, in tutta la tua stesa, per darti un dato aggiuntivo, sono usciti i segni della bilancia, Vergine come te, Ariete, Leone, Sagittario, Acquario, Toro, Cancro, Pesci, Scorpione. Sì, questi sono i segni principali, ok? Adesso con i miei potenti oracoli lui-lei andiamo a vedere questo amore che arriva forte per te. Vediamo un po' cosa ti dice. Per tutte le ragazze nuove e ragazzi nuovi, i miei oracoli potenti li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Vediamo. Il mio tormento è finito, adesso mi sento degno di te, io ti merito. Qua c'è una persona che ha vissuto in un certo tormento, ma in questo momento, quando ti vedo, quando ti rivedrà, si sente degno di te, ti merita, si sente di meritarti. E questa è una cosa molto importante, perché una persona che sente di meritarti è una persona di valore, ok? Riconosce il tuo valore anche se tu ancora non l'hai riconosciuto, mo ti do il rituale della buona riuscita, lo riconosce ti riconosce come suo riflesso. Cos'altro? Sono nervoso perché non riesco a controllare quello che provo per te. Non riesce a controllare o non riuscirà a controllare questa persona quello che prova. Cos'altro? Può darsi che sia una persona comunque sia che già conosciuto, passato, magari era tormentata anche questa persona in passato, però per ognuno di voi è diverso, Cos'altro? Ho mentito a tutti, io voglio solo te. Per alcuni di voi è una persona che ti ha mentito, che ti ha detto che non voleva, che la conosci già, vuole solo te e lo vedrai in questo mese. Attenzione ragazzi e miei ragazzi, c'è la giustizia al positivo in amore. Ciò vuol dire che è tutto vero. Ok, vediamo cosa ti dicono questi altri oracoli. Flessibilità, co-creare. Guarda, qua si farà un gesto limite per poter creare insieme. Questa è la carta migliore del mazzo, la co-creare, spingersi al limite è un salto di fede. Flessibilità, cambio punto di vista, e qua c'è una persona che vuole co-creare insieme a te. E spingersi al limite è proprio un gesto là, un gesto sì, lo voglio, ok? E tra le letture più belle, lo ribadisco, che ti ho fatto. Allora, vediamo il drago immaginale cosa ti dice per concludere questa meravigliosa lettura affinché tu possa incanalare tutto questo potere. Qual è il suggerimento del drago immaginale in questo mese per te, Vergine? Vediamolo subito.
Il drago, la comunicazione qua, il drago è una carta potentissima, ti leggo subito il rituale. Numero 40. Allora, numero 40. Eccola qua. Io sono il veicolo, ti trasporto con la forza delle mie ali, che sono le ali della perfetta creatività, e coltivo il gioco del puro piacere, che non ha oggetto esterno. Custodisco la purezza originaria di ogni cosa e sono animato dal fuoco del piacere in moto, il piacere che non fugge mai via perché non dipende da nessun oggetto esterno. Il drago è il simbolo di purezza e purificazione, è tempo per te di lasciare andare vecchi sensi di colpa, è il momento di perdonarti per davvero. Cioè come fosse un po' il resumen, il riassunto di tutto, no? Adesso ti do questo rituale che è bellissimo. Trova il tuo albero migliore amico. Se conosci un giardino o un parco, se c'è un percorso nella foresta che frequenti abitualmente e sul quale cammini periodicamente, ti consiglio di divenire migliore amico di qualche albero. Tutti gli alberi sono tuoi amici, ma uno di essi può essere il tuo migliore amico. È davvero bellissimo poter chiedere all'albero amico come sta, cosa ha sognato o che consigli ha da darti. Se hai scelto proprio quell'albero come migliore amico, non è stato un caso. Le forme, i colori, gli odori di quell'albero sono connessi alle tue memorie. Ricordiamo che all'esterno abbiamo il giudizio, che sono le memorie anche. L'esterno, gli alberi, no? Non è un caso se scegli un albero come migliore amico, è connesso alla tua memoria. Recenti teorie sostengono che le nostre memorie sarebbero registrate esternamente al nostro corpo, in un campo di energia chiamato campo morfico. Nello yoga l'etere, la kasha in sanscrito, il quinto elemento, sarebbe quello sul quale si fissano le memorie. Periodicamente, ma specialmente quando ti senti oppresso, frustrato, triste o ansioso, vai dal tuo albero migliore amico. Chiedi il permesso di avere un suo piccolo ramo o delle foglie. Meglio se prendi foglie o rametti già caduti. Portali a casa e quando ti senti pronto, in un locale spazioso con le finestre aperte, brucia le foglie o il rametto passandolo con un movimento a spirale intorno al tuo corpo. E chiedi allo spirito del drago, che è lo spirito stesso del fuoco, di aiutarti a purificarti da ciò che ti limita o ti incupisce affinché tu possa risplendere. Prendi un rametto o delle foglioline che ci sono sotto un albero che ti stimola come migliore amico. Poi aspirare su te stessa dalla testa, fai così, brucialo un po' in una candela o se hai un camino, brucia un po' la candela, non ti bruci, non ti preoccupare, fai bruciare un po' la foglia o il rametto e giralo intorno e chiedi al drago, che è lo spirito stesso del fuoco, di aiutarti a purificarti da tutto quello che ti limita o ti incupisce in un determinato momento, perché questo ti farà risplendere. È una pratica bellissima, perfetta per te in questo mese che c'è, che è la lettura più bella che ti ho fatto negli ultimi tempi. La più bella che ti ho fatto negli ultimi tempi. Veramente, ragazzi miei ragazzi, non ho altro da aggiungere. È veramente bellissima, ok? Guarda, ti metto soltanto un'altra carta di queste dell'amore. Per i miei ragazzi della Vergine. Non ci posso credere. Vero amore, questo è l'amore della tua vita. Oh Signore mio. Stavo insistendo con la giustizia qua, non vorrei dire. Non vorrei dire. Adesso veramente ho finito, non chiedo più altro. Mi inchino a questa stesa magnifica, meravigliosa. Ragazze mie, ragazzi, è bellissimo. Mi raccomando, praticate, studiate, la vostra vita è veramente un capolavoro, come quella che hai scelto prima di incarnarti. Detto questo, ti abbraccio fortissimo e ti faccio un in bocca al lupo straordinario. Noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti
Gli dei ti benedicano. Mua.